Qui qualcuno ha mangiato un pezzettino, qualcuno che è passato. Adesso vi spiego come li faccio. Per preparare i panini al latte ci vuole ovviamente il latte, lo zucchero, il sale, la farina di tipo 0 oppure 00, del burro, non tutto questo, scorza di limone, un pochino di lievito di birra oppure di lievito naturale. Le dosi le trovate in ricetta. Per questa ricetta il latte va fatto intiepidire e quando è tiepido si mette il burro e si spegne il fuoco. Tutti gli altri ingredienti verranno messi tutti insieme dentro la planetaria. Il latte adesso è tiepido, aggiungo il burro e lo lascio lì a sciogliere. Allora non fatelo scaldare troppo perché altrimenti poi vi rovina il lievito. Io come farina sto usando la 0, ma va benissimo anche la 00, ma anche la Manitoba, se vi piace. Inizio mettendo la vanillina o la vaniglia se l'avete, il lievito, nel mio caso è lievito madre secco, può far benissimo con quello di birra. Mettiamo zucchero, la scorza di limone. Intanto il burro si sta sciogliendo nel latte. Metto il cestello sulla planetaria. Qualche consiglio per chi sta usando la planetaria per le prime volte. Al minimo di velocità mixo un pochino tutte le varie farine che ci sono all'interno con i lieviti. Adesso il latte ha il burro che è già sciolto all'interno. Tra un pochino inizierò a metterlo, però bisogna aggiungerlo un pochino alla volta perché deve essere bene assorbito dalla farina. Porterò l'impastatrice man mano a velocità sempre più alte. Quando vedrò che la palla inizia a formarsi la porto pian piano a velocità 6. Non sto a farvi vedere tutto il procedimento, ma vado avanti con la mia ricetta. Adesso vi faccio un po' vedere, adesso vi faccio vedere per il latte come fare, un pochino alla volta. Ci vediamo impasto fatto. L'impasto per i panini è molto idratato, diventa un po' difficile da fare a mano. Potete però aiutarvi con questa frusta elettrica, inserendo queste fruste a spirale sulla frusta elettrica. Funziona benissimo, lo usavo anch'io prima. L'impasto è venuto proprio bene, vedete qua? Che bello elastico, bene. Questo è pronto. Comincio ad aggiungere di burro il contenitore dove metterò l'impasto a lievitare. Ecco qua. L'impasto lo lascio riposare per qualche minuto. Poi si cominciano a fare le pieghe e lo metterò qua a lievitare. Ecco fatto. Adesso mi manca solo di togliere l'impasto. Ho lasciato per 10 minuti l'impasto a riposare. Adesso lo metto sulla spianatoia e vi faccio vedere com'è venuto. Eccolo qua, è venuto fuori tutto bello intero perché è bello incordato. Allora, com'è venuto? Guardate. L'incordatura è perfetta, Sto tirando proprio, Ecco, bellissimo. Beh, finiamo di preparare i panini al latte di Mixer e Mix facendo proprio 2 pieghe così. 2 pieghe, lo giriamo sotto. Ho imburrato il contenitore dove lo metto a lievitare, l'ho imburrato perché ovviamente essendoci il burro, se metto l'olio lo rovino. Ma com'è lievitata bene, avete visto? Ok, perciò adesso
si cominciano a fare i panini dolci. È bella lievitata, bellissima. Adesso la tiro fuori, comincio a preparare i panini dolci. Seguite la ricetta. Benissimo. Fariniamo bene, giriamolo e fariniamo bene. Allora lo taglio a metà, ecco, e metà la rimetto dentro la ciotola piegandolo in sotto e metto la plastica, che sarà la seconda infornata. Eccoci qui. Allora, per prima cosa lo chiudo da questa parte, perché non deve uscire l'aria da qui. Adesso prendo il mattarello e lo stendo, perché voglio fare dei panini si fa ovviamente con delicatezza, questa operazione bisogna far scoppiare le bolle che ci sono nel pane, semplicemente si fanno distendere bene. Ecco, adesso si danno le forme che si vogliono. Ad esempio, non è molto regolare la forma, allora magari con il primo farò così. Eccoli qua pronti. Adesso questi vanno in forno a 230 gradi per 20 minuti. Carini, E poi diventeranno così, si alzano abbastanza, Si sono raffreddati sulla grata, vedete quante forme si possono fare, sono carini, Sì. Il problema è che sono pure buoni. Mio marito è venuto qui, si è mangiato subito uno bollente. Vabbè. E realmente sono buoni, sono sofficissimi. Guardate, con una mano si rompono, proprio una cosa. Eccoli qua, sono buoni, buoni, buoni. Se la mattina vogliamo mangiare un panino bello caldo, questi bei panini li posso mettere nel tostapane e in un attimo saranno pronti, sempre caldi a colazione. La stessa cosa ovviamente si può fare anche con i panini, quelli salati, quelli a tutto pasto, Ho fatto questo formato apposta in modo da non dover accendere il forno e il fornetto. Col tostapane oltretutto è molto più veloce il procedimento. Io li mangio tutti i giorni, Bene, ditemi se vi è piaciuta questa mia ricetta, perché questa è mia, non l'ho presa da nessuna parte, io sperimento in cucina e ogni tanto ci azzecco, insomma. Grazie per essere stati sul mio canale. Se non siete iscritti e volete iscrivervi, azionate anche la campanella, così quando ci saranno dei filmati nuovi resterete aggiornati,